Elon Musk ha denunciato OpenAI chiedendo che ChatGPT-4 e tutte le tecnologie correlate a questo modello di intelligenza artificiale siano rese pubbliche e gratuite. Ha chiesto inoltre che OpenAI sia svincolata dall'accordo commerciale con Microsoft e che quindi non possa più fare l'interesse di un'unica azienda, proprio Microsoft, e inoltre ha domandato anche che vengano restituiti tutti quei finanziamenti fatti da lui, da privati e da altre aziende in OpenAI quando la missione della società era differente. Infatti in passato OpenAI era una no profit, quindi le sue ricerche non erano fatte allo scopo di ottenere profitto. Nel caso di Musk i soldi da restituire sarebbero circa 100 milioni, anche se poi, come vedremo, alcuni conti sembrano non tornare. Analizziamo quali sono i punti più interessanti della denuncia, perché aprono un dibattito interessante anche sul futuro dell'intelligenza artificiale. Cosa dice Musk? Innanzitutto che OpenAI ha tradito la sua missione originaria, proprio quella di fare ricerca sull'intelligenza artificiale per renderla pubblica al maggior numero di persone gratuitamente e opporsi allo strapotere commerciale di quelle aziende che invece volevano renderla privata. Nei documenti iniziali si faceva riferimento a Google, quindi opporsi allo strapotere di Google con una ricerca che rendesse pubbliche queste tecnologie e sicure. Dice Musk, questa iniziativa originale è stata tradita nel momento in cui OpenAI ha cambiato quella che è la sua ragion d'essere, perché oggi non è più una no profit, ma è un'azienda profit, quindi che persegue il profitto, il guadagno da quella che sono le sue tecnologie. E poi Musk pone l'attenzione anche sul legame fra OpenAI e Microsoft. Dice che di fatto Microsoft, con un investimento complessivo di oltre 13 miliardi di dollari, di fatto ha finito per controllare OpenAI. Su questo punto ci sono le prime controversie, perché da una parte c'è Microsoft che si difende e addirittura non si considera come proprietaria neppure di una parte di OpenAI e parla di un investimento fatto nella ricerca. Però di fatto ci sono degli avvenimenti che collocano Microsoft come il principale investitore, per esempio nelle scelte delle persone da piazzare in posizioni chiave, come quelle del consiglio di amministrazione, e anche del sostegno dato da Microsoft nel momento in cui l'amministratore delegato attuale dell'azienda, Sam Altman, era stato cacciato, e Microsoft ha fatto di tutto per rimetterlo al suo posto, inoltre riuscendoci anche e cambiando il consiglio di amministrazione. Inoltre, all'interno della denuncia di Elon Musk noi vediamo anche la ricostruzione di quella che è la storia alle spalle di OpenAI, perché Musk è stato uno dei cofondatori dell'azienda. Quando è entrato all'interno dell'attività, diceva, è stato convinto a diventare il primo finanziatore proprio dall'idea no profit che c'era dietro al progetto, e quindi avrebbe investito in 3-4 anni 44 milioni di dollari nella ricerca, e il restante, che dovrebbe portare a questi 100 milioni ai quali ha fatto riferimento anche su Twitter, verrebbero fuori dai costi che ha sostenuto per pagare gli affitti degli uffici a San Francisco alla maggior parte del personale legato all'azienda. Poi c'è un altro punto importante all'interno della denuncia che apre anche ad altri scenari. Musk infatti sostiene che ChatGPT-4 sia un AGI, quindi un'intelligenza artificiale generale forte. Su questo termine, in realtà, ci sono delle contrapposizioni anche all'interno degli stessi esperti di intelligenza artificiale. Di solito si definisce un AGI un'intelligenza artificiale che riesce a compiere un grandissimo numero di attività intellettuali in modo uguale o superiore agli esseri umani. Cosa dice Musk per sostenere la sua tesi, ossia che ChatGPT-4 sia già un AGI? Tira in ballo alcuni dei test citati proprio da OpenAI per lodare il lavoro di ricerca fatto. Dice che per esempio ChatGPT-4 ha fatto meglio
di oltre il 90% degli avvocati presi come riferimento nel test di abilitazione legale sottoposto. Poi cita anche un test molto interessante relativo all'utilizzo corretto della grammatica e dice che ChatGPT ha raggiunto un 99%, un punteggio difficilissimo da raggiungere per un essere umano, e insomma asserisce che ci sia questa intelligenza artificiale generale. La cosa interessante è che però chiama per la prima volta un tribunale a esprimersi su questo punto, poiché se avesse ragione e quindi se un giudice si arrischiasse a dire che ChatGPT 4 è un AGI, l'accordo commerciale con Microsoft potrebbe venir meno, perché la licenza di OpenAI in favore di Microsoft non è estesa anche a una intelligenza generale, quindi proprio a un AGI. Inoltre, nella sua denuncia, come detto, chiede anche che ChatGPT 4 e anche le future innovazioni, le future versioni e in genere tutta la tecnologia che ruota intorno a questo modello di intelligenza artificiale sia reso aperto a tutto il mondo gratuitamente, che non possa più fare l'interesse di un'unica azienda, quindi proprio Microsoft, altrimenti dice ci troveremo nello scenario che ci eravamo proposti di combattere in passato, quello in cui il potere della conoscenza e della ricerca dell'intelligenza artificiale rimane solo a pochissime aziende e nello specifico a Google. Va detto anche che Musk nel 2018 è uscito da OpenAI e ha rifiutato anche una partecipazione in azioni che gli è stata offerta quando la società è diventata profit. L'ha rifiutata, ha detto, per una ragione di principio, poiché lui era stato un investitore proprio nell'ottica del no profit. Inoltre, Musk ha posto l'attenzione anche su un altro aspetto secondo me molto interessante, che è quello dei modelli aperti. Ritiene infatti che solo un modello di intelligenza artificiale aperto sia davvero sicuro. Cosa intendiamo per un modello di intelligenza artificiale aperto? Un modello di intelligenza artificiale del quale noi possiamo capire tutto l'iter operativo. Per esempio, dove prende i dati sui quali è stato addestrato, quali sono esattamente i dati, se non sono state infrante delle politiche legate al copyright, come vengono utilizzati questi output, e inoltre possiamo capire anche come arriva le risposte e perché delle volte, non poche, ci sono anche degli errori. Un modello aperto inoltre è un modello in cui tutti gli sviluppatori potrebbero partecipare per migliorare quello che è il prodotto. Al momento il modello alla base di ChatGPT non è aperto. E questo ha creato diverse polemiche e anche le prime cause legali. Ve ne avevo parlato a proposito della causa del New York Times. Questa, infatti, chiudendo il modello, noi non abbiamo la possibilità esatta di capire in che modo, per esempio, questo modello di intelligenza artificiale utilizzi dei dati che sono a pagamento, per esempio quelli di articoli a pagamento, anche perché proprio per come è fatto poi va a rimasticare queste informazioni e quando le sputa fuori conserva quella che è l'essenza, per esempio, della notizia e del dato, però a volte lo dice in una forma diversa e quindi è difficile ricavare anche quale sia la fonte originale. E ora voi immaginate, si apre anche tutto uno scenario legato al copyright. Insomma, per tutti questi motivi la causa di Musk è molto importante e noi continueremo a seguirla. Se volete seguirla con noi, ovviamente iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Alla prossima!